Ehi là, torniamo a parlare del miglior sistema operativo Linux in ambito desktop, ma probabilmente anche in ambito server. E la notizia è che nel giro di qualche anno probabilmente questi vari sistemi operativi Linux in realtà potrebbero diventare solo uno, offrire tutti i benefici sia in ambiente desktop che in ambiente server. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare, puoi iscriverti al mio canale cliccando su iscriviti e puoi anche seguirmi su Telegram, Te Consapevole per gli aggiornamenti sulla tecnologia e Te Consapevole Crypto per gli aggiornamenti sulle criptovalute. E se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok, allora, qualche video fa ho parlato di NixOS, che è un sistema operativo molto interessante che ha la caratteristica di essere immutabile. Questa cosa è davvero importante perché ci permette di avere un sistema operativo Linux stabile, tuttavia non è il massimo dal punto di vista dell'usabilità. Quindi in questo video volevo farvi vedere appunto quali sono i casi d'uso diversi che ci sono nelle varie tipologie di sistemi operativi, ovvero sistemi operativi desktop, ovvero quelli che uno si aspetta le interfacce grafiche, le cose 3D, sistemi operativi server, che in realtà vuol dire diverse cose, potrebbe essere un sistema operativo host, ovvero è il sistema operativo base sul quale poi facciamo funzionare macchine virtuali e container, oppure il sistema operativo per il container, che spesso viene definito anche come guest. Ovviamente anche qua le necessità sono diverse, però alcune cose che sono state proposte da NixOS in realtà servono sia in ambiente server che in ambiente desktop. Quindi in questo video volevo farvi vedere alcune cose interessanti che stanno emergendo nei sistemi operativi Linux, che non sono cose ovvie e non è la solita Arch Linux, Manjaro, Ubuntu, eccetera. Allora, quindi il primo progetto che vi volevo trattare in questo video è Snowflake OS, quindi si tratta di un sistema operativo basato su NixOS e NixOS è il sistema operativo che vi avevo fatto vedere che appunto ha l'immutabilità e a differenza di altri sistemi operativi in questo video vi faccio vedere che effettivamente funziona anche su hardware reale, anche se ultimamente questo test su Snowflake OS l'ho fatto appunto in macchina virtuale. Il vantaggio di avere un sistema operativo immutabile è che sostanzialmente noi diamo una ricetta, diciamo che ne so, ci deve essere l'utente Pippo e deve avere determinate caratteristiche, determinati gruppi, fammelo. Questo è il sistema operativo immutabile. Però nella stragrande maggioranza dei sistemi operativi Linux avviene una cosa diversa. Noi diamo una serie di comandi, che potrebbe anche essere tramite interfaccia grafica, e viene modificato lo stato del sistema operativo. Se per qualche caso strano ci dimentichiamo un passaggio o dimentichiamo un comando, c'è il rischio che il nostro sistema operativo diventa in uno stato inconsistente. Questa cosa è molto brutta se la vediamo durante un aggiornamento grande, che magari un pacchetto non viene installato per qualche ragione e quindi abbiamo un sistema operativo che non è né la versione aggiornata ma neanche la versione vecchia. E NixOS risolve questo problema, tuttavia non è molto facile da usare perché attualmente non ha ancora delle interfacce grafiche che gestiscono questa cosa. Dovete appunto digitare delle cose in file testuali. Snowflake OS, diciamo, è una sorta di Ubuntu di NixOS, così come Ubuntu semplifica Debian, Snowflake OS semplifica appunto NixOS. Dal punto di vista del software, la stragrande maggioranza è, diciamo, simile a quella che vediamo in giro. Tuttavia ha degli elementi che sono effettivamente diversi. Qui ho fatto il test in macchina virtuale e andiamo a togliere.
l'audio che magari crea problemi. No. Quindi l'ambiente grafico è quello di GNOME. Tuttavia la cosa interessante è che vi dà la possibilità di fare delle cose che negli altri sistemi operativi Linux non è possibile fare. Qui appunto è Snowflake OS 23.05, quindi basato su NixOS, e a differenza di NixOS include un Nix Software Center, quindi potete installare i software come avviene su un qualsiasi sistema operativo Linux. Tuttavia su NixOS ci sono molti più software rispetto diciamo i Linux classici. Per esempio trovate già pacchettizzato Brave Browser, cosa che appunto in altri sistemi operativi Linux non è così. Ma la cosa interessante è che queste qui sono appunto le interfacce specifiche per NixOS, NixFlake, dove appunto definite lo stato del sistema che volete ottenere. Uno dei vantaggi è che potete installare del software, anzi potete provare del software per Linux senza doverlo installare. Questa è una cosa abbastanza curiosa. E l'altra cosa interessante è che ha questo tool che si chiama Snow, che è una sorta di PAMAC per NixOS, quindi vi permette di installare il software con questo tool invece che quello appunto di NixOS. Questo è l'installer, vi volevo far vedere, allora, vediamo. Questa è la caratteristica principale di NixOS che ho saltato nel video, che quando andate a installare un'applicazione potete decidere di farla andare in esecuzione senza installarla. Quindi questa cosa è molto interessante perché se volete provare un software nuovo e non siete sicuri che questo software vi possa interessare, potete appunto provarlo senza, diciamo, andare a sporcare il sistema operativo che usate abitualmente. Questo appunto invece è l'installer grafico di Snowflake Linux e come vedete è un po' diverso rispetto a quello magari di altri sistemi operativi Linux e vi permette anche di integrare pacchetti Flatpak e API Mage. Quindi veramente con questo approccio avete accesso a tantissimi software per Linux che sempre più spesso sono pacchetizzati anche in questi formati. Tuttavia per alcune cose è meglio averli pacchettizzati nativi per la distribuzione Linux, quindi appunto interessante. Altra cosa curiosa di questo installer, vi permette di scegliere quale kernel Linux utilizzare, ovvero in Linux normalmente uno utilizza il kernel che viene suggerito dalla distribuzione. Qua potete scegliere se utilizzare la versione di Linux LTS, l'ultima disponibile, la modalità libre, quindi senza firmware proprietari, oppure la modalità Zen che ha alcune ottimizzazioni. Cos'altro? Qua appunto vi viene chiesto il disco dove installare questa cosa e poi parte appunto il sistema di pacchettizzazione dell'installer. Qui appunto vi viene detto che viene utilizzato Nix, che è riproducibile, ci sono 80.000 software pacchettizzati e diciamo la cosa di contro di NixOS, se proprio vogliamo trovare un contro, è che rispetto a altre distribuzioni Linux, essendo che può darsi che abbia appunto più versioni della stessa libreria installata, appunto vi potrebbe occupare più spazio su disco, però in realtà questa cosa non è tanto un problema con appunto gli hard disk che ci sono adesso e i dischi che ci sono adesso. Più che altro è il fatto di scaricarlo la prima volta che appunto
se andate a vedere poi nelle impostazioni richiedeva anche diverse cose da scaricare a parte oltre la ISO, però appunto dettagli. Come vedete questo Snowflake OS è un NixOS diciamo abbastanza standard e se volete andare a curiosare potete vedere come è fatto questo nixflake.nix file che appunto è anche la nuova modalità per installare il software su NixOS e come vedete è basato su il canale Nixos Unstable, quindi la modalità rolling release di NixOS, tanto se qualcosa va storto potete diciamo tornare indietro alla versione funzionante. Aggiunge però dei repository che non ci sono su NixOS, che sono appunto questo Flake Modules, Nix Data e Nix Software Center e anche Nixos Conf Editor. Quindi è diciamo una base Nix con queste diciamo interfacce aggiuntive che effettivamente lo potrebbero rendere più utilizzabile a un pubblico più vasto. Come avrete visto prima, si tratta di un software alfa, quindi significa che attualmente potete provarlo, potete anche utilizzarlo, però appunto non è ancora stato rilasciato ufficialmente. Però appunto è secondo me molto interessante da tenere in considerazione. Ok, quindi andiamo avanti invece sugli altri tipi di sistemi operativi che appunto come dicevo alcune cose desktop, per esempio gli aggiornamenti atomici che sono stati introdotti da Chrome OS, sono cose che servono sia in ambiente desktop che in ambiente server. Tuttavia in ambiente server normalmente si utilizzano delle interfacce web per modificare il sistema operativo invece di interfacce grafiche che sono vincolate al computer che stiamo utilizzando. Invece con le interfacce web possiamo amministrare questi sistemi operativi Linux anche da altri computer che non sono quelli dello schermo che stiamo utilizzando in quel momento. Su questa cosa ho parlato in particolare di Proxmox e TrueNAS Scale, che sono appunto dei sistemi operativi Linux ottimizzati per questa cosa. Tuttavia, molti dei vantaggi di questi sistemi operativi Linux, diciamo, risiedono nelle interfacce grafiche, che una volta installato, diciamo, non sono poi così interessanti, nel senso che normalmente invece di andare a compilare tutte queste informazioni, che ne so, per un container, la cosa più comoda da fare è avere appunto un file Docker Compose con tutte le caratteristiche che vogliamo ottenere. Quindi la cosa secondo me veramente interessante dei sistemi operativi server Linux è quello appunto che siano minimali, che siano stabili. Poi in realtà le interfacce grafiche in alcuni casi potrebbero anche essere aggiunte a posteriori e una di quelle che trovo particolarmente interessanti, che è sponsorizzata da Red Hat, che ultimamente c'è stato qualche dibattito in merito, è questa Cockpit. Quindi se non volete utilizzare TrueNAS Scale oppure Proxmox, molte cose potete farle per esempio tramite Cockpit, quindi gestire quali servizi far partire all'avvio nel sistema operativo host e questo in particolare supporta i container, quindi questa modalità di far funzionare le applicazioni web, ma solo in diciamo modalità macchina virtuale oppure pod tramite Podman, che è una cosa che assomiglia a Docker, ma non è Docker. E visto che molti progetti comunque utilizzano Docker o Docker Compose per diciamo definire effettivamente il funzionamento dei vari componenti, questa interfaccia può essere utilizzata per alcune cose, ma magari non per altre. E appunto qui stiamo parlando di sistemi operativi host e in modo molto estremista ci sono delle distribuzioni Linux che appunto abbracciano l'approccio dei container, che cercano di essere con il sistema operativo host più minimale possibile.
Questo significa che tutta la RAM, tutta la potenza di calcolo non viene utilizzata a far funzionare il sistema operativo per, diciamo, altre cose, ma si concentra solo sulle applicazioni web, ovvero quelle che ci interessa far funzionare nel miglior modo possibile. E uno dei progetti che mi ha colpito ultimamente si chiama Light Whale e si tratta di un sistema operativo Linux immutabile che praticamente c'ha solo come servizi Docker e SSH. Il sistema operativo è interessante e appunto vi lascio poi il link in descrizione se volete approfondire, però appunto si tratta appunto di un sistema operativo che ha due cose sostanzialmente, Docker e SSH per l'amministrazione. Questo anche l'ho provato in macchina virtuale, più che altro per vedere il consumo di RAM di questo sistema operativo. E questo sistema operativo appunto non usa neanche systemd per diciamo far partire i servizi, come potete vedere. Occupa 306 MB di RAM, quindi voi lo fate partire, avete 306 MB di RAM occupati dal sistema operativo, tutto il resto potete usarlo per, diciamo, come vi pare. Eh, e questi sono i servizi che effettivamente partono, quindi IP tables, quindi il firewall, configurazioni wifi di rete, SSH e Docker. Questi sono quello che parte, quindi un sistema operativo molto minimale, 306 MB di consumo di RAM. Per curiosità ho provato a fare una cosa simile con NixOS e la cosa che mi ha stupito è che se voi utilizzate NixOS pulito, senza niente, solo con Docker attivo e SSH, il consumo è 97 MB di RAM. Quindi in realtà con NixOS riuscite a fare un sistema operativo ad hoc solo per far funzionare Docker che consuma ancora meno. In realtà 97 MB è il sistema operativo NixOS, senza interfaccia grafica, senza altri fronzoli. Con Docker attivo arriviamo a 131 MB di RAM, quindi NixOS abbiamo visto che con Snowflake OS può diventare un ottimo sistema operativo desktop, ma è anche un ottimo sistema operativo server perché potete attivare solo esattamente le cose che vi servono, perché magari le altre cose le gestite all'interno dei container. Il kernel utilizzato è diciamo l'ultimo stabile 6.1 e se volete avere anche l'interfaccia grafica di amministrazione, che ne so, Portainer, arrivate a 177 MB, quindi SSH più Docker più Portainer 177 MB, quindi anche questo è un altro caso d'uso interessante secondo me di NixOS. E potete anche, diciamo, non abbracciare totalmente tutta la filosofia di NixOS che potrebbe essere un po' ostica e complicata, quindi voi fate partire il sistema operativo base in questo modo e poi fate le cose che siete abituati a fare con Docker o quello che vi serve. Ok, quindi questo era il discorso riguardante i sistemi operativi server. Altre cose interessanti. Una cosa che non vi ho detto è che purtroppo TrueNAS e Proxmox, questi sistemi operativi diciamo ottimizzati per la gestione server, non vanno su Raspberry. Quindi se avete un computer ARM e volete mettere queste interfacce grafiche con tutti i tool eccetera, non funzionano. Quindi uno dei vantaggi di NixOS è che funziona anche su Raspberry. L'installazione è leggermente diversa rispetto ai computer x86, però appunto non è particolarmente complessa. Dovete appunto crearvi l'immagine col sistema operativo base e poi da quello appunto definire le cose che vi potrebbero interessare, per esempio la password per il wifi se non usate la connessione via cavo
E la cosa appunto carina di NixOS, che continuo a ripetere, è quella che potete avere diciamo una foto completa del sistema all'interno del file configuration.nix, quindi utenti presenti nel sistema, Docker o quello che vi serve come servizi base, e spostando questo file su un altro computer riuscite a ricreare esattamente la stessa configurazione, ed è molto comodo se appunto avete più computer da amministrare, ma anche appunto se dovete reinstallare è molto comodo avere diciamo un file che rappresenta tutto quello che effettivamente ci interessa del sistema operativo. Per quanto riguarda invece i sistemi operativi dei container Docker, diciamo qua la situazione è un po' diversa. Se andiamo su Docker Hub, la gran parte delle applicazioni che utilizzano Docker utilizzano Alpine come sistema operativo. In realtà il kernel che viene utilizzato è quello della macchina host, tuttavia il resto di contorno è Alpine Linux, che è una versione di Linux minimale. Tuttavia, se volete fare qualcosa di ancora più ottimizzato, però bisogna sempre valutare i pro e i contro della situazione. Alpine Linux vi permette comunque di entrare nei container e fare un minimo di debug live se qualcosa non dovesse funzionare ottimamente. Tuttavia, se volete un container dove all'interno c'è solo la vostra applicazione e nient'altro, un altro approccio che ho visto ultimamente è questo Distroless, che è un container minimale dove appunto sostanzialmente parte il vostro software e non ce n'è nient'altro, quindi non c'è top, non ci sono i comandi minimi per fare debugging. Tuttavia con questo sistema riuscite a fare delle immagini Docker ancora diciamo più ottimizzate, che consumano ancora meno RAM, però appunto dovete valutare un po' la situazione. Ok, quindi questa era la mia panoramica sul miglior sistema operativo, che secondo me in futuro potrebbe convergere verso un approccio secondo me basato su NixOS, però appunto per adesso è ancora diciamo in sviluppo. Una cosa che non vi ho detto è che purtroppo Cockpit, così come altri software, non funzionano su NixOS, proprio perché NixOS non è un sistema operativo Linux, diciamo, tra quelli classici, però il suo approccio effettivamente ha senso, e ha senso sia in contesti desktop che in contesti server. E quindi secondo me, se questa cosa dovesse essere adottata sempre da più progetti, effettivamente potrebbe semplificare la vita in entrambe le situazioni. Questo è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, e se riuscite a fare un sistema operativo Linux con Docker che riesce a consumare meno di 167 mega. Scrivetemi nei commenti che cosa utilizzate. Questo è tutto, come sempre lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao a tutti!